Salve community! Oggi parliamo di due bellissimi strumenti della Mayones, in particolare un Viking 4 corde e un Caledonius 5 corde. Prima di dedicarci a vederli da vicino e provarli, vorrei fare due parole sulla Mayones Guitars and Basses per chi non dovesse conoscere questo marchio. Facciamo un po' di storia. Siamo nel 1982, a Danzica, splendida città adagiata sulle coste del Mar Baltico in Polonia. Il liutaio Zenon Dziewulski, spero di aver pronunciato correttamente il suo nome, dà il via a questa azienda a conduzione familiare per produrre appunto strumenti che inizialmente erano ispirati ai grandi classici, con un occhio di riguardo alle tendenze del periodo, alle mode, quindi anche colori, forme, eccetera, eccetera. Questa azienda rimarrà a conduzione familiare per più di un decennio. Pensate che fino alla prima metà degli anni 90 è proprio la moglie di Zenon, Halina, a occuparsi in prima persona dell'avvolgimento dei pick-up e il macchinario che utilizzava è ancora conservato nella sede dell'azienda a Danzica e si può visionare. Nella seconda metà degli anni 90 l'azienda inizia a crescere considerevolmente, ci si sposta in una sede più grande, si assumono nuovi bravissimi artigiani, cambia il vertice dell'azienda, si investe in marketing e nascono i primi modelli davvero peculiari della Mayones, che sono il Patriot e il Commodus, superando un pochino così l'ispirazione Warwick Spector degli inizi. Negli anni 2000 l'azienda ha sempre più successo. Nel 2005 il primo grande endorser, Wojtek Pilikowski, mago dello slap polacco, e a seguire tantissimi artisti sceglieranno questo marchio, molto in ambito metal, dove praticamente è particolarmente apprezzato da sempre, ma a seguire in tutti gli ambiti, anche tantissimo nel pop e nella fusion, e gli endorser prestigiosi che l'azienda ha acquisito lo dimostrano. Faccio alcuni nomi: Jimmy Earl, Jimmy Haslip, Federico Malaman, Maurizio Rolli, Adrian Ferraud, Moini Day. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, potete consultare insomma gli artisti Mayones sul sito dell'azienda. Quindi questo per dare un'idea un pochino di questo marchio per chi non lo dovesse conoscere. Adesso dedichiamoci subito all'analisi di questi due strumenti. Cominciamo a parlare di questo bellissimo Viking 4 corde. Allora, costruzione neck through, che è quella prediletta da casa Mayones. È una costruzione sicuramente più pregiata rispetto al classico bolt-on, che garantisce uno strumento molto ben suonante su tutti i registri, con note equilibrate fra di loro. Garantisce diciamo l'eliminazione totale dei classici dead spots fenderiani, wolf tones vari, e questo in virtù di una elevata rigidità del manico, qui accentuata anche dall'inserimento di alcune barre in grafite. Poi abbiamo una tastiera in ebano, radius 20, quindi molto moderna, bellissima, e un top in Swamp Ash selezionato, con venatura diciamo a rilievo, molto bella, quindi finitura opaca, così come il resto dello strumento, body sempre in Swamp Ash e uno strato di Wenge a impreziosire il tutto e a separare il body dal top. Elettronica Aguilar OBP3 e pickup Bartolini. Questo basso praticamente ha preso il posto del signature di Wojtek Pilikowski, il P2, che è stato dismesso anche perché Wojtek non fa più parte del parco endorser di casa Mayones. Diciamo lo ricalca in moltissimi aspetti, le variazioni ci sono però. Ad esempio lì il sandwich di legni del manico era Wenge Paduk, qui è Wenge Acero, e poi sono diversi i top e alcune cose nelle finiture. L'elettronica ha alcune migliorie, per esempio presenta uno switch attivo-passivo. Andiamo a sentire come suona. Diamo però prima un'occhiata ai controlli. Abbiamo volume, balance, medie, basse e alte in stacked knob e tono passivo che lavora anche quando il basso è settato in attivo, quindi per tagliare via delle frequenze alte è molto utile. E infine c'è uno switch attivo-passivo. Quello che è interessante notare è che praticamente fra la modalità passiva e la modalità attiva flat non c'è differenza di volume, questa è una grande cosa. Passivo,
attivo flat. Passivo. Se vado a pompare delle frequenze, per esempio medie e basse, e passo in attivo, ecco che sento l'intervento dell'elettronica. Benissimo, direi che possiamo sentircelo. Cominciamo col fare un giretto semplice e sentire i diversi interventi dell'elettronica. Ve li mostrerò sempre a video in una infografica. Quando ho preso in mano questo strumento la prima volta, immediatamente mi è venuto da pensare Slap Machine. Sarà che comunque ero influenzato dal sapere che comunque è l'evoluzione del Signature di Wojtek-Pilikowski, ma sicuramente ha inciso anche la costruzione del basso stesso. Ad esempio il fatto che è dotato di jumbo frets, che uniti a una tastiera estremamente moderna come Radius, in ebano, quindi con un attacco davvero molto presente, immediatamente mi ha portato da quelle parti. In ogni caso, suonandolo ho capito che è uno strumento davvero molto versatile, molto adatto allo slap, ma adatto a tante altre cose. Ad essere suonato per esempio al ponte con un bellissimo suono corposo e caldo. E tanto altro ancora. Ma bando alle ciance, sentiamocelo su qualche base per valutare appunto la sua resa in diversi contesti. E partiamo proprio dallo slap. Altri dettagli da sottolineare sono capotasto in ebano, meccaniche Schaller, ponte Mayones in 2 pezzi, molto solido. Questa colorazione si chiama Blue Horizon, è molto bella, insieme alla finitura opaca che mette in evidenza la venatura del legno. Però vi invito ad andare sul sito Mayones per vedere tutte le altre opzioni che ci sono, sia a livello di colorazioni, sia a livello di top figurati, sia a livello di finiture, gloss, natural, eccetera, eccetera. Continuiamo la nostra recensione parlando del Caledonius. 5 corde, ben 27 tasti, 4 ottave di estensione, in pratica è un pianoforte. Tastiera in ebano, sempre Radius 20, quindi bella moderna, capotasto in ebano, meccaniche Schaller,
ponte, sempre Mayonnaise 2 pezzi, body in frassino, solito strato di Venghè a separare body dal top, e il top è un high poplar molto molto bello, con le asperità diciamo in bella vista, quindi anche molto bello al tatto. La colorazione è Graphite Burst, questa qui però ovviamente vi invito sempre a vedere le altre opzioni che ci sono sul sito Mayonnaise. La costruzione è un single cut, questa è la peculiarità di questo basso, e ha questa peculiare maniglia, interessante esteticamente ma anche utile, perché no. Benissimo, l'elettronica. L'elettronica è una Maio BP3, quindi un preamp proprietario, e a differenza di quella del Viking ha in più, oltre che lo switch attivo-passivo, anche i medi selezionabili, la frequenza dei medi impostabile su 400-800 Hz. I pick-up sono degli Aguilar, Super Single e Super Double. Andiamo subito a sentire anche qui come lavora l'elettronica con un semplice giro di basso. Come avrete sentito, la combinazione elettronica pick-up di questo basso è sicuramente meno aggressiva di quella del Viking. Questo, unito alla possibilità di selezionare il taglio delle frequenze medie e al fatto di avere un single coil al manico, rende il suo suono ancora più definito, ancora più focused. Sicuramente questo basso farebbe la gioia di chi ama fare tapping e derivati. Ma non solo, anche diciamo tutti quelli che desiderano un'estensione praticamente da 6 corde ma rimanendo su un 5, qui troveranno ciò che cercano. Considerate che qui arriviamo a un Si bemolle e siamo quindi soltanto un tono sotto l'estensione di un classico 6 corde a 24 tasti. Andiamo a suonarci anche questo su qualche base.
Per approfondimenti su questi fantastici strumenti vi consiglio di visitare la pagina di Mayones Italia su Facebook e di far riferimento al distributore ufficiale italiano che è Me la canto, me la suono. Io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me e alla prossima!